Ciao amici del bosco, oggi vi parlo degli Etruschi. Sono un popolo misterioso, affascinante e per me molto interessante. Io sono nata in terra etrusca, il bosco di Ogygia si trova in questo territorio e credo che si possa imparare da loro molto anche dal punto di vista della sostenibilità agricola. Loro avevano un rapporto diverso dal nostro con la madre terra. Il rapporto è quello con il corpo di una grande dea. Quindi quando non si traccia il solco per mettere il seme, si fa un'operazione rituale, in cui si fa entrare l'energia del sole, in cui l'energia stessa di chi opera, dell'agricoltore, deve essere in risonanza. Ho avuto la fortuna di incontrare una persona, uno studioso di Etruschi che mi ha aiutato a capire questo loro rapporto speciale con la terra. Sto parlando di Giovanni Feo. Quello che sappiamo in generale però è abbastanza, cioè che il rapporto con la terra è di ordine, diciamo, spirituale e religioso, c'è un rapporto di empatia fortissimo. Oggi il rabdomante è visto come qualcosa di strano, a quell'epoca possiamo presumere che invece non solo percepivano l'acqua, ma la terra stessa. Vedi, per esempio, sono state trovate delle pietre particolari nei santuari etruschi che ci fanno capire come c'era un vero culto della pietra. Pietre con forme particolari, soprattutto quelle fatte a uovo, pietre nere che erano ritenute pietre fulmine, e quindi una conoscenza che a noi manca completamente e che derivava dal fatto che parliamo di una cultura che probabilmente dal Neolitico aveva tramandato conoscenze dirette del suolo, delle proprietà delle diverse tipi di terre, diversi tipi di acque. Quindi anche qui abbiamo a che fare con degli agricoltori eccezionali, perché tanto è vero che l'Etruria era il granaio di Roma, sappiamo, no? Sappiamo che sono i primi a produrre olio, vino e un sacco di altri oggetti. Anche se non sono facili da vedere, ci sono tante tracce nei territori etruschi del loro passaggio e queste tracce le vediamo non solo nei reperti archeologici ma anche nella natura, negli animali, nelle piante, come mi ha spiegato appunto Giovanni. L'olivocoltura e la lavorazione della vigna, questo probabilmente l'hanno già praticato nella loro terra d'origine, che è una terra che ha molte somiglianze con la Tuscia, con l'Italia centrale, vulcanica dei tufi, e cioè c'è lo stesso tipo di tufo, di vulcanicità, c'è lo stesso tipo di territorio. Per esempio, se entriamo nel campo dell'allevamento, sono state fatte le analisi genetiche dei bovini maremmani, quelli con le corna lunate, e vengono dall'Anatolia, e è stato anche determinato quando, cioè intorno al 1000, cioè con gli Etruschi arrivano. La stessa cosa il cavallo maremmano, mentre il cane maremmano no, quello è ancora più antico, quello viene dall'Asia centrale, ma in epoche ancora più lontane. Un messaggio importante che ho capito di quello che ci resta della memoria etrusca è l'importanza della capacità di percepire. Dobbiamo ritornare a percepire meglio la terra, la natura, l'acqua, come ci rapportiamo con gli elementi naturali. Possiamo recuperare una capacità che l'uomo in passato aveva. Oggi è meccanica la cosa, cioè se tu fai così ottieni questo, e in quei tempi no, in quei tempi c'erano persone particolari addette a queste, per esempio coloro che si interessavano delle acque erano chiamati gli aquilices, che poi ci sono anche in età romane.
e vengono tutti insieme dall'Anatolia qua. Ci sono dei viaggi, delle spedizioni per prendere contatti con i locali. Quando i contatti sono stabilizzati tramite scambi, a quel punto arriva la casta lucumonica, cioè i sacerdoti, e si comincia il grande progetto della Dodecapoli. E qui parliamo in realtà della prima civiltà in tempi storici. È chiaro che prima di loro ci sono altre cose, però questi arrivano abbastanza velocemente, intorno al 1000 a.C., e comincia un cambiamento radicale di tutto, in tutti i campi, compresa l'agricoltura. Diciamo, la principale divinità è una divinità femminile, quella che poi i romani chiamano la dea Fortuna. Loro gli danno altri nomi. Ed è una dea della terra, una dea soprattutto collegata alle sorgenti. E se seguiamo vediamo che questi solchi spesso si incrociano, ci sono dei punti che fanno pure così, e quindi è l'acqua. Questi portano delle conoscenze, delle tecniche da fuori, questo è ormai assodato, insomma. Il rituale che ancora si fa in alcuni posti etruschi appunto è quello del solco diritto, no? Che appunto è un rituale precristiano e proviene da loro, dagli Etruschi. E oggi c'è una crisi che è sulla bocca di tutti, lo sappiamo, e questo deriva in parte dal fatto che tutto è diventato automatico e meccanicizzato. Questo è una negazione di una realtà ben più profonda, che è quella che l'essere umano invece è un percettore, uno che percepisce, deve percepire attraverso i profumi dei fiori, attraverso l'odore della terra, attraverso varie conoscenze antichissime che sono state abbandonate e che invece sono preziose, perché se la tecnica fallisce o si rompe, si rimane. E invece no, qui parliamo di persone che avevano la capacità ereditata in secoli, di generazioni, di riconoscere le qualità degli ambienti, dei diversi tipi di terra, diversi tipi di acque. E quindi è qualcosa che ha a che vedere con la percezione, cioè il sentire, ed è l'opposto del fare le cose meccanicamente. Cioè nel fare le cose meccanicamente è in risalto l'aspetto mentale, si fa causa-effetto, si fa questo e io ottengo questo. E invece nel modo di percepire antico non è assolutamente la mente conosce delle tecniche, dei procedimenti, ma è il sentire che ha a che vedere con l'aspetto energetico, emozionale, con il sentire del cuore cosiddetto, interiore della persona, e non con qualcosa di mentale, di automatico. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi appassioni anche a voi la storia etrusca. Un grazie veramente enorme a Giovanni Feo, che con i suoi studi ci ha aiutato a svelare tanto di questo popolo, e questo video è in sua memoria.